Facciamo vedere il risultato. È venuta bene. 4,2. Porta sfiga, lo sappiamo. Gratis. Questo muretto. Sì, sono tanti, ma ce la fa il muretto. Ah, busta arsizio, vedete lì. E vediamo un attimino. Buongiorno, nuova vita, nuovo mondo, nuovo tutto, ma c'è una costante, è cura per Bruto. Bruto in questo momento è all'autolavaggio qui a Novara. L'unico che siamo riusciti a trovare che ci lavava oggi, perché solo oggi possiamo, il nostro camper. Perché? Come avete visto nelle puntate precedenti, insomma, in officina l'olio ha schizzato da tutte le parti. Avevamo praticamente la moquette che era diventato un distributore di benzina. Praticamente c'aveva gasolio, olio, vabbè, insomma, comunque. Per evitare di andare in giro con i piedi tutti vunci di olio e grasso, abbiamo deciso di lavarlo, perché sennò si scivolava anche un pochino. E quindi niente, l'abbiamo portato qua e ci ha detto ferro di base, lascialo qui. Quindi abbiamo preso le biciclette e adesso andiamo a fare colazione perché sono le 8 del mattino. Ecco la cupola di San Gaudenzio là in fondo. Oggi facciamo il giro di tutte le pasticcerie di Novara. Eccoci arrivati nel cuore di Novara, ovvero Piazza Martiri e il castello. Stesso posto di 3 anni fa. Come osservare la natura anche qui in città. E adesso facciamo un salto in una delle istituzioni novaresi per quanto riguarda pasticceria e salatini. Tac. Tutti li sta prendendo da quei vassoietti, guarda lì. Questo è il nostro pranzo oggi, Eh sì, il bottino. E che cosa sono i pasticcini o meglio i salatini del Caldarone? Che anche i pasticcini sono molto buoni. Allora, Caldarone è una pasticceria famosa di Novara. Prima di tutte le 12.000 interruzioni, viaggi, macchine, eccetera, eccetera, stavo dicendo che il Caldarone è una pasticceria famosa di Novara. Famosa perché intanto è vecchia, ma soprattutto perché fa delle cose. Sono buonissime, anche care, devo dire. 50 euro al chilo stiamo parlando. E siccome noi ogni tanto compravamo questi ottimi salatini, che sono proprio mignon, insomma ogni volta che venivamo a Novara ci dimenticavamo, andavamo in giro e dicevamo cacchio, non sono passato a prendere anche solo 2 o 3 da assaggiare. Insomma sto giro mi è venuto in mente, ho detto oggi bicicletta non ce n'è per nessuno, il Caldarone è mio, e ne ho preso 1 chilo. 1 chilo solo per lui, l'altro chilo per me. No, scherzo. Me lo sono dimenticato il tuo allora. Se avesse preso 1 chilo gli avrei sparato. 50 euro. No, Mauri. Ah, così. Oh, io Ma sei esagerato. Mi devo levare la voglia degli anni che non l'ho fatto. Ma hai detto 3 o 4. Chili. Siamo tornati giusto in tempo per vedere che stanno aspirando, lavando. Questo è tutto quello che è uscito da lì dentro. No, ma non era sporca, di più. Facciamo vedere il risultato. È venuto bene, bello pulito. Guarda un po' che cabina di guida abbiamo. Tappetino pulitissimo. Poi abbiamo questa novità. Che cos'è? È un contrappeso, perché? Perché le vibrazioni del motore si trasferiscono sopra la leva e questa vibrazione qua consumava i gommini. Allora mettendo quel contrappeso e trovando la posizione giusta diminuisce molto la vibrazione, quindi in teoria dovrebbero durare anche di più i gommini. Una soluzione. Ed ecco qua. È arrivato il momento di aprire. E di assaggiare.
Mizzica. La pasticceria Mignon, ragazzi, questi zucchine e taleggio. Sì, tutta verdura qua, non ti preoccupare, non fa male. Questi qua sono pinoli, fagiolini e pesto. Madò. Zucchine e taleggio, spinaci e qualcos'altro, patate porre, c'è di tutto e di più. Questi qua sono peperoni. Bene, buon appetito. È a rallenti o sei tu che vuoi mangiare piano? Wow. Buono. Ma che bello, ma che cos'è? Ma dove saremo, Mari, dov'è che siamo? In una officina. Perché sono venuto a cambiare le valvole delle gomme, perché ogni tot vanno cambiate per sicurezza. Abbiamo fatto 30, facciamo 32. E ti scoraggiare. Metto il tappino e vediamo. 4 e 2. Così precise, tutte a 4 e 3, forse non le abbiamo mai avute. Grazie Antonello che se ne sta andando perché è vergognoso. Ci ha fatto il cambio delle valvole e se avete bisogno gommista e meccanico venite qui a Cameri, chiedete a noi e noi vi diamo l'indirizzo. Operazione mattutine. Si bagna il basilico. Questo basilico bio è molto molto delicato. Non avevo mai visto il basilico con le foglie a punta, di solito sono tutte tondine. E questa qualità qui soffre moltissimo gli sbalzi di temperatura del camper, quindi forse è il caso che smettiamo di comprare basilico. Buongiorno. Dopo la lezione del basilico bio con le foglie a punta, che secondo me si può anche fumare, ma questo lo verificheremo, e avermi buttato anche addosso le foglie, quelle secche, probabilmente per fumarle, ma allora, che mi hai preso veramente? Vabbè. Buongiorno e benvenuti qua a Casaleggio, nota area di sosta su Park Fornai inserita da noi, che però, devo dire, qua vicino, campo sportivo di Casaleggio, c'è le colonnine per ricaricare. Bene, dopo l'ennesima scampanata riprendiamo. Allora, stavo dicendo, qua ci sono le colonnine per, come si chiama, quelle cose elettriche, le auto elettriche, quelle che fanno tanti chilometri, è tranquillissimo. Ok, luglio-agosto probabilmente ci potrebbero essere un po' di moscerine e un po' di caldo, però adesso è tranquillissimo, si sta da Dio. E c'è anche la scuola strada all'acqua, quindi potete fare acqua, dormire, attaccate all'elettricità se avete un'auto elettrica, se la smontate secondo me ci attaccate anche un paio di cavi, la rubate per la notte. No, non lo posso dire, è istigazione questa. Però insomma anche qua a Casaleggio, appunto su Park Fornai, lo trovate grazie a noi. Cosa ci viene a fare a Casaleggio? Non ne ho idea, però magari se sei di passaggio e sei stanco e vuoi dormire, qua ecco, è un gran posto. Vicolungo, parcheggi a Vicolungo direttamente, perché Marina dice lo potete usare per andare a Vicolungo. A Vicolungo c'è un outlet di quelli MacArthur Glen, quella roba lì, ed è proprio qua vicino. Non dico di parcheggiare qui per andarlo a visitare, però se dovete dormire in zona, là non potete dormire, ma qua sì. Va bene, io avrei dormito là davanti. Sull'autostrada. Giusto, sull'autostrada si può. Vabbè, comunque venite a dormire qua se volete e niente, taggateci se siete così sfigati da venire a queste parti. Detto questo, adesso oggi andiamo su a Scopa, tanto per cambiare, facciamo il test della pompa nuova, vediamo un attimino come si comporta in montagna, andiamo a trovare la mamma della Marina che compie gli anni, quindi il giro delle mamme, tanto lei adesso questo lo vedrà che è già compiuto, compleanno Donatella 2025, che fa anni, non si può dire, è così, ma già cazziato, quindi non si può dire. Vabbè, dai. Visto che sta asciugando il cruscotto qui davanti, stiamo anche ricomponendo tutto quello che avevamo tolto durante questo mese di lavori. E ci siamo accorti che ci sono troppi. C'era troppa roba, è vero, bisogna anche fare un po' di pulizia. Comunque stanno tornando le solite cose. Il basilico che al momento mi spiace ancora buttare il 3.0 perché è ancora qui. E poi è tornata soprattutto Turborana, molto importante. E niente, occhiali, penne. Dobbiamo anche controllare se rifunziona di nuovo tutto, tutti i cavetti attaccati, il navigatore, la retrocamera, la dashcam, no? Perché comunque abbiamo messo le mani dappertutto qui davanti nei cavi e tra l'altro è sparito anche il problema alla 12 volt. Lo voglio dire perché in questi giorni stiamo testando, ma per adesso i fusibili non saltano più. Zitta! Lo devo dire. Non lo devi dire. Lo devo dire. Adesso l'ha detto.
porta sfiga, lo sappiamo. Non è vero. La dashcam è collegata, il navigatore, TPMS. Devo dire ragazzi che a volte il Vercellese ci stupisce, dei paesaggi abbastanza simpatici da vedere. Mauri ha appena detto che questo castello è molto interessante, è un po' abbandonato e voleva andare a vedere queste 4 pietre, mi sembrava molto bello. Intanto erano 4 mattoni. Dirigiamo all'area sosta, il cestino nostro l'hanno buttato via. Qui iniziano ad arrivare i primi furgoncini delle canoe, del rafting e oltre ad area camper, sì, area picnic, questo si è messo anche il tavolo. Bello arrivare a Scopa e accorgersi di non essere soli. Adesso vi faccio vedere. Siamo arrivati qua. Dietro di me c'è il prato e invece di fianco a me c'è un furgoncino, ma non è l'unico. Aspetta, ve lo faccio vedere. Guarda. Abbiamo beccato il classico weekend, aspetta che mi metto all'ombra, che è la festa internazionale del kayak, del rafting e del salcacchio cosa. Ci sono inglesi, francesi, tedeschi, ci sono tutte le nazionalità europee, tutti qua a fare non lo so che cosa. È bello che oggi è venerdì e inizia domani, quindi abbiamo trovato per culo diciamo il posto, poi non so se ci spostiamo per vedere che festa fanno, anche perché domani abbiamo scoperto che c'è la festa della salamella, là a 100 metri, e quindi è facile che mi vado a mangiare una salamella, hai capito? Secondo me saremo obbligati ad andarci perché da qua secondo me non si esce più fino a lunedì. Poi tra l'altro abbiamo caricato già stanotte le batterie delle nostre biciclette elettriche. La cibicletta. Cibicletta, vai a piazzarla. Voilà. E poi abbiamo anche messo i nostri parasole inventati, non so se qualcuno, no, magari quelli nuovi non l'hanno ancora visti, ve li faccio vedere, va. Noi abbiamo fatto dei parasoli anni fa, a differenza di quelli che vendono, diciamo che quel specie di telone, anche magari argentato, ma spesso grosso, occupa un casino di spazio, e abbiamo trovato questa soluzione, la faccio vedere. Abbiamo comprato questi teli che sono molto fini e sono praticamente dei teli che vengono utilizzati quando si fa anche campeggio come telo di soccorso. Ha un riflettente all'interno o all'esterno, dipende come lo metti, e un telo di plastica all'interno. La stessa cosa l'abbiamo utilizzata per fare anche i vetri davanti. Abbiamo preso 2 pannelli e ne abbiamo messo uno totale che stava bordo vetro e un altro che abbiamo fatto le orecchie laterali per coprire anche laterale. Non ci credevo manco io quando l'ho fatto, ma ci leva tranquillamente 7, 8 o 10 gradi. E adesso l'ho messo di lì perché continua a battere il sole. Adesso
devo mettermi a editare perché sennò non vedete le puntate. E allora ho detto, sai che mi dà fastidio, sai che lo monto su, visto che staremo fermi 2 o 3 giorni. Ma no, lavori no, che qualche puntata vecchia c'è, se volete andate a vedere. Poi se qualcuno è interessato, Amazon, vi mando il link e voi lo potete vedere. In Amazon c'è anche il nostro libro, quindi adesso vi metto qua la sovraimpressione del libro, come si chiama, che comunque sono 90 tazze di chai. Dai, qualcuno di voi potrebbe anche andarlo a comprare, no? Oggi mi sa che mi sento un po' promotrice di questo comune in materia turistica, perché adesso vi faccio vedere che cosa si può fare quando venite qui a Scopa. Ho preso un sacchetto con dentro 2 bottiglie di plastica vuote. Vai, continua! Andiamo verso la piazza, questa piazza del campo sportivo che domani pare si riempirà di altri canoisti e salamelle. Poi andiamo in su verso la chiesa, vedo tanti altri, ed è solo venerdì, non oso immaginare domani. A parte che la temperatura oggi è spettacolare, perché c'è un bel sole ma l'aria è fresca, si respira bene. Di qua, Mauri. Scusami. Le stradine qua, i vicoli montani con le case valser. Oh, con una mano non è per niente facile, noi la GoPro non ce l'abbiamo. Io sono col telefono in mano, ormai sono diventata esperta. E da qui arriviamo comodamente alla piazza del comune. A me non entra. È la gomma troppo grande? È come il padrone, è troppo grande. Cosa siamo venuti a fare qua al comune? A riempire queste bottiglie. Qui c'è un distributore di acqua fresca, sia naturale che gasata, gratis. Naturale, gasata. Ah, le abbiamo schiacciate, vero? Me l'ho dimenticato. Scappa la pipita un po'. Che bella fresca, quindi. È gelata. Spaccadenti. Stavo guardando, qui c'è scritto 17 gennaio 2024. E l'acqua è scaduta. Non è che mi sembra di aver fatto un salto indietro nel tempo. Dove eravamo a gennaio del 24? Ti ricordi? Pio. Ok, adesso con il nostro bottino di 2 bottiglie di acqua gasata andiamo a prendere un caffè. Bar del Benzinat. Dunque, già che siamo qui davanti alla chiesa, questa, vi faccio vedere un'altra chicca che c'è qua in paese, qui proprio davanti alla chiesa. C'è una fontana, tra l'altro l'acqua del torrente, freschissima, potabile, buonissima. Dietro, guarda un po' cosa c'è, il lavatoio e uno scambio libri. Ci sono anche romanzi, bestseller. cercando di prendere un po' di ombra col sottofondo di una motosega, evitando il copyright di una musica che c'è qua al ristorante, siamo venuti a fare un giro ad Alagna, su a 1200 metri più o meno, proprio davanti a quella che è, guarda, faccio vedere, la telecabina che sale,
su a 2000 erotti, e siamo venuti a prendere un po' di fresco. Diciamo che col sole picchia, quindi il fresco è relativo. Siamo venuti così una domenica, o forse sabato, oggi è sabato, vero? Sì. Siamo venuti qua a prendere un po' di fresco, a mangiucchiare qualcosa tipico valsesiano e a passare una giornata in compagnia della mamma di Marina che ha appena compiuto gli anni. Quindi auguri, suocera. Beh, li ho messi sul muretto, non so se regge questo muretto. Sì, sono tanti, ma ce la fa il muretto. Sì. Sporcate, è caduto tutto. Poi Marina mi cazzia perché poi lo deve lavare. Volevo chiedere se voi sapevate chi sono i valser. Ullalla, Non ho detto valzer. Qui ad Alagna è famosa per le case valser della popolazione valser. Il momento curiositù, perché sei tu che lo vuoi sapere, io lo so già. Qualche giorno che deve trovare qualcuno che ti mandi. Tu. I valser erano un'antica popolazione germanica che si era trasferita in Austria e poi tutto lungo l'arco alpino, passando anche da questo lato, diciamo, italiano. Quindi qua, soprattutto qui in Valsesia, in Alta Valsesia, perché Alagna è l'ultima città prima appunto del Monte Rosa, c'è stata questa popolazione e la traccia più evidente sono queste case valser. Spiega tu delle case valser. Le case valser sono case tipiche fatte in legno e 4 pietre, che però hanno una particolarità di avere una sorta di balcone attorno dove veniva stivata legna e paglia. Praticamente il piano terra di solito era adibito alla stalla, Sì. Il primo piano era la zona abitativa e il terzo piano era fatto con tutte queste asticine di legno che adesso vi facciamo vedere, e lì veniva messa la paglia a seccare. E oltretutto era anche un ottimo isolante, perché qua ragazzi quando fa freddo. Quindi adesso, visto che stanno arrivando tutti i bambini e mamme, direi che dobbiamo fare l'aperitivo. Direi di sì. Sembra giusto, venite anche voi. Cazzo, damn. Il posto dove siamo venuti a mangiare oggi è questo. Adesso poi Mauri mi velocizza la voce per il copyright. Questo è il locale. Il posto ha questo nome qua, che se non sbaglio si pronuncia Quicherie. Mauri, ce lo dici tu che cosa vuol dire Quicherie? Quicherie è la quiche. Sapete cosa sono le quiche? Ho trovato qualcuno che mi spiegherà che cosa vuol dire Quicherie. Quicherie in lingua Ticciu, valser, significa casa del formaggio. Lo Le sapevi? quiche vi ricordano qualcosa? Non c'entra niente. Infatti, Ma c'è la torta. appunto. Mauri, ma tu- fatta di formaggio, no? Ah, va bene. Sì, se lo dice il Mauri è così. Mauri, ma tu parli ticciu? No. Non si può dire. Jennifer, tu parli ticciu? Un petit peu. Ma quello è francese! Sì, un pochino, no, comunque no. Dai, 2 parole le sai. Snoozelmors. Che vuol dire? Dineminen, non posso dirlo. Non si può dire. Le traduzioni qui sotto. Vabbè, ma alla fine me la spieghi cosa vuol dire di Gidesmin. Snoozelmors e dineminen. Vuol dire praticamente quando starnutisci, Sì. uno ti risponde qua, un valse ti risponde snoozelmors e tu devi dire dineminen, perché snoozelmors vuol dire metti il naso nel sedere e tu rispondi metti il tuo nel mio. Ma sono gentili, Molto. E ciù! Buongiorno ragazzi, siamo partiti, siamo in direzione Trieste, giù di lì. Se no succede ancora qualcosa. E adesso stiamo facendo scarico, ma volevo farvi vedere che non ho ancora fatto l'impianto che volevo, quindi aspetta che ti faccio vedere. Siamo qua, vedi, nell'area scarico e non ho ancora attivato questo pulsante, questo qua,
che sembra quello dei razzi, che è sostanzialmente per evitare che Marina scenda e apra il rubinetto. Non devo neanche mettere i piedi dentro a qualche strana pozza, a sto Sì. giro ci va bene. Poche parole, devo ancora fare il collegamento dell'elettrovalvola che farò nei prossimi giorni, così insomma quando arrivo apro anche se piove, non devo scendere, eccetera eccetera. Vita comoda Marina, bisogna fargliela fare. Del bagno. Approfitti, tanto non c'entra niente con le grigie nostre. Questa qua praticamente è l'area di scarico di Borgosesia. Scendiamo da Scopa, dalla montagna, ci avviciniamo alle città e qui dopo Borgosesia ci fermeremo a fare la spesa verso Romagnano e poi niente, poi prendiamo l'autostrada e si va verso est. Aspetta che al Mauri gli piace schiacciare i bottoni e schiaccia i bottoni e scopre anche delle cose. Scopro. Ah no, dai, io pensavo che fosse a pagamento qua, guarda. Queste sono per lavare le cassette, no? Questo per lavare lo scarico e le gomme. Così laviamo sicuramente le gomme. Poi, per evitare questa faccia, abbiamo preso queste bustine dell'Acqua Travel per le acque grigie e quindi ogni tanto Le mettiamo dentro per non fare perché puzzano di estate, ragazzi, ma non è che perché chissà che cosa, cioè l'acqua del, non so, lavaggio dei piatti, magari ti va dentro la mezza fogliolina di insalata o il residuo del pomodoro e eccolo lì, insomma, fermenta. Amici, avete capito dove siamo? Se avete seguito le ultime 3 o 4 puntate, credo di sì, che lo sappiate molto bene. Dunque, si è rotto il radiatore e se Red me lo smonta e poi domani mattina vedo di farmi dare la macchina da qualcuno, domani mattina presto lo portiamo a vedere se lo fa a Bustarsizio e vediamo un attimino. E niente, adesso mi devi aiutare a fare la manovra che lo smontiamo qua in mezzo alla strada, che il cancello è chiuso. E quindi così. Intanto mi hanno detto di mettere i cunei perché ho capito benissimo che questa notte si dorme qui e non solo questa notte. E togliendo il radiatore giustamente non si muove più il camper, quindi è un'altra permanenza forzata di non so quanti giorni. Non so se la reggerò, non ne ho idea, cioè mi sembra una cosa assurda. E non è proprio giornata oggi perché in più, tra l'altro, mentre stavamo viaggiando avevamo una scatola di bottiglie di birra qua dietro, tutta bella confezionata da portare al nostro amico, al quale stiamo andando in teoria. E cos'è successo? In una curva è scivolata e si è schiantata per terra, anche se le bottiglie erano in piano, è riuscita a rompersi una. Vetri dappertutto, la scatola che era bellissima, tutta rovinata. No, niente, oggi è una giornata da mettere una X. Qui la mascherina l'avevamo già tolta una volta per cambiare le lampadine, sì. Ah, no. Allora, ricordaci questo. Madre de Dios, ma io non pensavo che rimaneva proprio così. Senza muso? Cioè, mi manca un pezzo. È venuto anche Paolo a darci manforte. Sì. Così Una pacca sulla spalla e un bacagare. un supporto psicologico. Bene, Paolo, digli al Mauri, adesso puoi cambiare le lampadine. Ecco, infatti, la prima cosa che gli ho detto. L'ho già detto, Adesso cambio le infatti le lampadine. cambierò. Cambierò le lampadine, pulisco qualcosa che vedo di sporco. Un po' di ruggine qua e là e via. E infatti il nostro davanti, Di approfittarne. un po' delicato, perché anche toglierlo è stato un problema. Eccoli qua, i nostri pezzi. Anche questo. Dai, mettiamo a posto anche la ruggine. Dovevo fare la mascherina lì a Trieste, mi sa che la farò qua, adesso vedo se riesco a sverniciarla in qualche modo. Vediamo. Aspetta che ci Ti tiro pareva, sotto. guarda. Non avevo dubbi.
che doveva girare il furgone. Allora, stavo dicendo proprio dell'interruzione di questi cacchi di furgoni. C'è le colonnine per ricaricare. È la costante della tua vita. Sì, diciamo che la chiesa mi disturba abbastanza. Vedere che cosa si può fare quando venite qui a Scopa. Scopare! Allora, i Valser erano un'antica popolazione germanica che si era trasferita sulla... È stata distratta da uno che si è fermato a Guarda, sembra che stiamo facendo linea verde. Aspetta. No.